Bentornato sul canale YouTube di semprefarmacia.it. L'insufficienza venosa cronica o IVC è un problema di salute che presenta diversi gradi di gravità, ma che nel complesso delle sue forme interessa fino al 50% degli adulti in Italia. Il rischio di insorgenza aumenta all'avanzare dell'età e ha un rapporto di 3 a 1 tra donne e uomini. In questo video capiamo cos'è l'insufficienza venosa cronica, quali sono i sintomi, come si diagnostica e quali sono i rimedi. Se il video ti piace metti like e ricordati di iscriverti al canale, a te non costa nulla ma a noi è di grande aiuto. L'insufficienza venosa cronica è un disturbo che generalmente interessa gli arti inferiori e consiste nella difficoltà del sangue di fare ritorno al cuore. Il sangue venoso è il sangue carico di anidride carbonica che deve tornare al cuore e ha contro di sé la forza di gravità. I meccanismi che permettono la risalita del sangue venoso sono le valvole unidirezionali a forma di semiluna presenti nelle vene che lasciano passare il sangue ma poi si richiudono impedendone il ritorno verso il basso, e la pompa esercitata dal muscolo del polpaccio e dalla pianta del piede che spingono il sangue durante la camminata. Poiché il sangue venoso ritorni in maniera efficiente è molto importante che il tono delle vene sia buono, in modo che si opponga alla pressione esercitata dal sangue e favorisca la risalita. Nell'insufficienza venosa questi meccanismi sono in qualche modo alterati. Nell'insufficienza venosa cronica primaria non si conoscono le cause, ma ci sono dei fattori di rischio. I principali sono familiarità ed età avanzata, sesso femminile, gravidanze, obesità, fumo, lo stare molto tempo in piedi fermi o seduti, l'assumere posizioni scorrette o la prolungata immobilizzazione, indumenti o calzature troppo stritte. L'insufficienza venosa secondaria è definita anche sindrome post-trombosi proprio perché si verifica in seguito ai danni provocati da una trombosi venosa profonda, della quale abbiamo parlato in questo video. L'insufficienza venosa cronica è una patologia a carattere progressivo che si classifica in diversi stadi a seconda della gravità, che vanno da 0, in cui non ci sono segni evidenti, fino a 6, in cui sono presenti varici ed ulcere. Nelle fasi iniziali della patologia i sintomi a cui fare attenzione sono la sensazione di gambe gonfie e pesanti, il prurito insistente oppure crampi e dolori soprattutto durante la notte. Con l'avanzare dell'insufficienza si possono manifestare teleangiectasie, cioè reti di capillari visibili in superficie con l'aspetto simile a quello di una tela di ragno, e vene varicose, cioè vene in cui la parete si è sfiancata rendendole visibili e palpabili, edema, quindi ristagno di liquidi e gonfiore, macchie e lividi, eczema, indurimento della pelle e anche un oscurimento fino ad arrivare a delle vere e proprie ulcere. La diagnosi dell'IVC si basa sull'analisi clinica dei sintomi e sui risultati dell'ecocolor Doppler, che permette di individuare problemi alle valvole delle vene anche in fasi precoci oppure di individuare una trombosi venosa profonda. Per il paziente si tratta di una semplice ecografia. La cura dell'IVC prevede nei primi stadi un approccio di tipo conservativo con l'impiego di calze a compressione graduata e di integratori e farmaci che rinforzino le pareti dei vasi. Solo successivamente, nei casi più gravi, si procede con la chirurgia vascolare. Le calze per l'insufficienza venosa sono calze a compressione graduata, cioè la cui compressione è massima alla caviglia per poi diminuire al ginocchio e alla coscia. Il loro impiego permette alle pareti venose di mantenere il loro tono e favorire il ritorno del sangue. Possono essere di due tipi: calze preventive, la cui pressione esercitata va da un minimo di 8 ad un massimo di 21 mm di mercurio nel punto di massima compressione. Possono essere gambaletti, collant autoreggenti a punta aperta o chiusa. Si utilizzano per prevenire problemi circolatori. Calze terapeutiche, la cui pressione esercitata può arrivare fino a 40 mm di mercurio. Si dividono in classi che vanno da 1 a 4, ma quelle maggiormente prescritte sono la classe 1 e 2, indicate con la sigla CCL1 e CCL2. Possono essere collant o monocollant a punta aperta o chiusa. Vengono anche dette calze antitrombo perché vengono prescritte dal medico in caso di patologie venose per evitare il peggioramento, oppure in seguito ad interventi chirurgici per evitare che la stasi venosa provochi una trombosi venosa profonda.
rotonda. Ogni marchio ha le proprie caratteristiche e la propria tabella per la scelta della taglia. Ad esempio nelle calze antitrombo è spesso indicata la circonferenza della caviglia, del ginocchio, della coscia e la lunghezza della gamba. Per questo motivo è importante attenersi scrupolosamente alla prescrizione del medico oppure affidarsi ad un professionista, anche al farmacista, per la scelta di calze di tipo preventivo. A questo link puoi trovare una selezione delle migliori marche di calze preventive e terapeutiche per l'insufficienza venosa cronica presenti su semprefarmacia.it. Per il trattamento degli stadi non gravi dell'IVC è possibile ricorrere ad integratori a base di piante come il rusco, l'ippocastano, la centella, il meliloto, il mirtillo nero, i cui attivi hanno azione capillaroprotettrice, flebotonica, antidemigena e antiossidante. La loro azione quindi è quella di rinforzare le pareti dei vasi e diminuire il gonfiore e l'infiammazione. Per avere concentrazioni elevate e standardizzate è anche possibile ricorrere a integratori o farmaci in cui non troviamo l'estratto della pianta ma direttamente gli attivi. Tra gli attivi più utilizzati alcuni flavonoidi, tra cui diosmina, lutina ed esperidina, ma anche cumarina, escina e bromelina. A questo link trovi tutti i migliori integratori e farmaci sia in compresse che in creme o gel per il trattamento dell'insufficienza venosa cronica. La chirurgia vascolare viene in aiuto per eliminare le vene varicose. Il sangue poi prenderà delle vie collaterali per cui non c'è bisogno di preoccuparsi. Chiaramente dopo questo tipo di interventi è importante seguire le indicazioni e le strategie conservative prescritte dal medico per evitare recidive. Per i capillari superficiali, le teleangiectasie oppure per vene secondarie non particolarmente importanti può essere impiegata la scleroterapia. Praticamente il medico inietta una sostanza detta sclerosante che provoca fibrosi e occlusione del vaso che poi viene riassorbito. Invece, in caso di vene varicose importanti, si ricorre a diverse tecniche di chirurgia per la loro eliminazione. La più conosciuta è forse lo stripping, cioè lo sfilamento della vena interessata attraverso delle piccole incisioni. Esistono però molte altre metodiche che sarà il medico a scegliere caso per caso, come il laser o la radiofrequenza. Abbiamo visto cos'è l'insufficienza venosa cronica, come si diagnostica e come si cura. Se hai domande, lascia un commento. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.